Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Pursenid, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Ultimo aggiornamento. 6 settembre 2021. Cos'è Pursenid? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Pursenid durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Pursenid? Pursenid è un farmaco a base del principio attivo Sen-foglia-glucosidi puri, appartenente alla categoria degli lassativi e nello specifico lassativi di contatto. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Pursenid può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni: Pursenid 12 mg 30 compresse rivestite, importato dalla Norvegia. Pursenid 12 mg 40 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: Sen-foglia-glucosidi puri. Gruppo terapeutico: lassativi. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale. Posologia: adulti e bambini sopra i 12 anni di età. 2-4 compresse rivestite al giorno. Bambini tra i 10 e i 12 anni. 1-2 compresse rivestite al giorno. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre una facile evacuazione di feci molli. È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. Quando necessario, la dose può essere poi aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. Popolazione pediatrica: controindicato nei bambini di età inferiore a 10 anni. Modo di somministrazione: assumere preferibilmente la sera. L'azione di Pursenid si manifesta dopo 6-12 ore. Somministrato la sera, l'effetto di Pursenid compare il mattino successivo. I lassativi devono essere usati il meno frequentemente possibile e per non più di 7 giorni. L'uso per periodi di tempo maggiori richiede la prescrizione del medico dopo adeguata valutazione del singolo caso. Ingerire insieme ad un'adeguata quantità di acqua, un bicchiere abbondante. Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Controindicato qualora sussistano le seguenti condizioni mediche: malattie infiammatorie dell'apparato digerente, IE, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, epatopatie, peritoniti e malattie infiammatorie intestinali. Irritazione o ostruzione del tratto gastrointestinale, IE, costipazione spastica, ostruzione dell'ileo-preleo, crampi e dolori, nausea, vomito e coliche. Sintomi addominali che possono essere dovuti ad una condizione sottostante non diagnosticata, come condizioni acute intestinali che possono richiedere un intervento chirurgico, IE, diverticolite acuta, appendicite e diarrea massiva. Stati di severa disidratazione, con perdita di acqua ed elettroliti, specialmente ipopotassiemia. Controindicato nei bambini di età inferiore a 10 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la dose stabilita non deve essere superata. L'uso indiscriminato prolungato dei lassativi può portare ad assuefazione e ad un deterioramento delle funzioni intestinali. Deve essere impiegato il dosaggio efficace più, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di altri farmaci che inducono ipopotassiemia, IE, diuretici, adrenocorticosteroidi e liquirizia, può aumentare lo sbilanciamento elettrolitico.
L'ipopotassiemia, derivante da abuso di lassativi assunti per lungo tempo, potenzia l'azione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Pursenida durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Pursenida durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati adeguati sull'uso dei sennosidi nelle donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno mostrato una tossicità riproduttiva. Il rischio potenziale per l'uomo non è, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Questo medicinale non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Questo medicinale può causare lieve malessere addominale come dolore addominale, crampi, irritazione della mucosa colica e gastrica. Sono stati anche segnalati altri effetti quali disidratazione, ipotensione, fatica, miopatie, dolore vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. I sintomi più importanti correlati al sovradosaggio / uso eccessivo sono coliche addominali e diarrea severa con conseguenti perdite di fluidi e di elettroliti, che devono essere rimpiazzati. La diarrea in special modo può causare perdita di potassio, che può portare a disordini cardiaci e astenia muscolare, particolarmente quando sono somministrati allo stesso tempo glicosidi cardiaci, diuretici, adrenocorticosteroidi o radice di liquirizia. Gestione. Il trattamento deve essere di supporto con quantitativi generosi di liquidi. Gli elettroliti, specialmente il potassio, devono essere monitorati. Ciò è particolarmente importante negli anziani. Un sovradosaggio cronico di farmaci a base di antrachinoni può causare epatite tossica. Ulteriori modalità di trattamento devono tenere in considerazione le indicazioni cliniche o la raccomandazione del centro antiveleni, dove disponibile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Lassativo stimolante. Codice ATC. A06AB06. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. I glicosidi della senna sono lassativi che stimolano selettivamente la peristalsi dell'intestino grasso. La sostanza attiva, la senna. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I lassativi sennosidi sono essenzialmente profarmaci. I principi attivi, i sennosidi, sono beta-glicosidi che non sono assorbibili dalla parte alta dell'intestino né possono essere digeriti dagli enzimi digestivi. Dati preclinici di sicurezza. Tossicità a dose singola. La senna, come droga grezza, dimostra di possedere una tossicità molto bassa nei ratti, DL50 di rispettivamente 5.000 mg/kg e 4.000 mg/kg per maschio e femmina. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, acido stearico, talco, amido di mais, glucosio anidro, saccarosio, gomma arabica, silice colloidale anidra, titanio diossido, cetile palmitato. Fonte foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.